Buongiorno mondo, buongiorno. Allora, aggiorniamo un po' la situazione qua, che siamo un po'... Cioè, voi passate da un video all'altro senza problemi, ma ci sono stati 2 giorni di buco in mezzo, io ve lo dico così. Io ho preso emicrania secca, sono finito all'ospedale anche qua a Torino, non ci facciamo mancare niente. Ringraziamo Fortunata e Isabella per la loro ospitalità e per avermi accompagnato all'ospedale Carmagnola, se non sbaglio. E niente, solita, ha preso l'emicrania, le pastiglie non mi hanno fatto niente, via, dovuto andare all'ospedale. Nel mentre, finito il camperozzo al Cartago di Fortunato, che qualcuno l'ha già visto nelle storie, Instagram, shorts, cose varie, abbiamo fatto anche degli upgrade al van, quello che avevate già visto anche a Vado, che gli abbiamo fatto l'impianto al lite, abbiamo aggiunto dei fascioni, delle cosine, abbiamo cambiato l'autoradio che era rotta, cavolatine non ve lo fate vedere, sistemato una cosa sulla centralinetta, un po' di cosine così, niente di che. Non ve l'ho fatta vedere per non annoiarvi troppo. Quindi ora, oggi ci dobbiamo spostare perché abbiamo finito tutto qua, e anche se non disturbiamo, ma noi lo sapete, ci sentiamo di disturbo e poi comunque ci dobbiamo muovere per le cose nostre. Ci muoveremo da Torino Sud a Torino Nord perché un nostro follower ci ha detto che vuole prendersi in carico casa su 4 ruote per risolvere un problema. Il problema è che abbiamo del minimo da quando l'anno scorso abbiamo fatto pompa iniettori. Quindi, visto che ora noi dobbiamo ritornare più o meno nella zona Milano, vediamo se riusciamo, passiamo dall'officina, capire secondo lui cos'è, cosa non è e quant'altro, e cercare di sistemarlo magari, chissà, speriamo, così viaggeremo un po' più tranquilli e meno con l'ansia ogni volta che fai l'avviamento, no? Ti fa lo Spirito Santo, quello rimane, però già che al minimo non fa più il che fa le bolle, è già qualcosa. Ora, caffettino, salutiamo, facciamo carica e scarico già che siamo qua e poi ci mettiamo in movimento. Saluti fatti, ci stiamo messi in viaggio, abbiamo 42 km 41 minuti. Si sta facendo strada per un pezzettino perché mi ha detto se no ti fa fare una strada del piffero, quindi vi faccio fare un pezzo di qua che è un po' più breve. Officina, stiamo arrivando, speriamo che ci risolvano il problema perché almeno è una cosa in più. Giustamente noi sbagliamo strada, proprio Torino 0 km, nel centro del centro del centro, che più centro non si può, eh? Meglio di così? Mia madre, ragazzi, cavolo di navigatore che ti dice prendi questa, prendi quella. Ho sbagliato io, vabbè, torniamo indietro. Lì abbiamo la Sfinge, che è quella che si trova al Museo Egizio di Torino, molto bello, che l'avevo visitato con la scuola 500 anni fa. E ci rimettiamo sulla tangenziale e prendiamo l'uscita giusta. Allora, abbiamo salutato l'officina, nel senso che siamo andati in officina, hanno attaccato al computer, non risultano errori come già sapevamo, ha provato a fare dei test e lui dice sono gli iniettori. Mi ha detto guarda, se vuoi ancora toglierti proprio il tarlo dal cervello, vai dal mio pompista, stiamo ora andando dal pompista, e vedi che anche lui ti dirà la stessa cosa, lo prova, mi ha detto lui c'ha dei macchinari sicuramente più sofisticati di me che sono un'officina meccanica, lui è proprio pompista, e vedi cosa ti dice e poi tiriamo le conclusioni. Ora stiamo andando dall'officina che riapre alle 2, però a tempo che facciamo pranzo, e vediamo, perché tra l'altro si è accorto se c'è la porta aperta che lo tiene a 1500-1800 giri, che vibra parecchio. Mi ha detto quando vibra così sono gli iniettori che spruzzano male. Come tutti gli anni, regali del compleanno. Siamo arrivati all'officina. Chef Angelo prepara un hamburgerozzo. No, ti sei confuso. Ho detto sei arrivato all'officina. Eh sì, siamo davanti a un'altra officina, quella del pompista ora. Se tu dormivi non hai ascoltato. Scusate follower, ma come ne ero accorto? Cristian ha perso il segnale wifi per un attimo. E niente, siamo arrivati all'officina e ora dobbiamo fare pranzo. Ci facciamo un bel hamburgerozzo, ci mettiamo le salsine intanto, gli hamburger si stanno cuocendo, mettiamo l'insalatina. Ah, guardate cosa ci ha dato anche Fortunata e Isabella. Uno spettacolo, ragazzi, tutta verdura del loro orto, cioè roba, ragazzi,
freschissima, raccolta questa mattina dall'orto. I zucchini hanno un profumo, è uno spettacolo, i cipollotti, i zucchini, l'insalatina. Ringraziamo Fortunato e Isabella. Pippo, secondo me non sei nel posto giusto, la mamma non vuole che stai lì, sbatti. Sì, sì. Panozzi pronti. Oh, il mini broccoli insalata, ragazzi, quindi spettacolo. Buon appetito. Ok ragazzi, l'officina è praticamente aperta, che sono le 2. Noi abbiamo finito di mangiare, caffettino e andiamo dentro l'officina e vediamo cosa ci dicono. Speriamo in bene, incrociamo le dita. Più che altro, se il problema si è capito che 99 su 100 sono sti benedetti iniettori, il ragazzo di prima, l'altra officina, li dovevo ordinare, arrivavano domani. Se questo ce l'avesse subito, lo facciamo subito e ci togliamo il dente. Non credo che li abbiano subito. Intanto avere una certezza che anche lui confermi quello, e poi devo valutare se meglio. Il fatto rimane che io sono uscito dal pompista con il problema l'anno scorso a Savona, e lo sapete, e già tra virgolette non ero super contento, bravissimi, mi hanno trattato bene, tutto quello che volete. Il problema è che sia il meccanico che altri, che probabilmente questo, la cosa che mi dirà è che gli iniettori già revisionati con problemi, per di più questi qua che sono i Delphi, sono un po' rognosi, quindi quando già sono stati rifatti e quant'altro è meglio buttarli e metterli nuovi. Costa un po' di più sì, ma ti togli i problemi. Quindi probabilmente l'officina di Savona l'ha fatto in buona fede a cercare di revisionarli per farmi spendere un po' meno. Ma visto e considerato che poteva esserci questa ipotesi, da un lato ormai io spero che siano gli iniettori, così li cambio e tolgo il problema, costi quel che costi non mi interessa, ma almeno tolgo il problema. Però potevano fare anche loro una prova, dire: Angelo, ne compriamo 4 nuovi, li mettiamo, se il camper va a posto ci paghi la differenza, noi ci teniamo i vecchi che abbiamo revisionato, ti scaliamo la revisione degli iniettori, perché non era il caso farla, ma era il caso di metterli nuovi. Cioè, si ci veniva incontro. Invece questo loro non l'hanno fatto, quindi ora io mi trovo che col mio carattere li cambio, li monto, vado la prima volta che vado a Savona glielo dico, guarda, io ho speso questi altri soldi perché erano da mettere nuovi e quant'altro. Il lato B mi dice: chiamali che magari ti dicono sì, vieni che li cambiamo e facciamo un prezzo buono, però io non so quando sono a Savona, cioè c'è tutto un discorso da valutare. Ora intanto andiamo a vedere cosa dicono e poi ci muoviamo di conseguenza. Siamo nel punto del non ritorno, tanto per cambiare. Anche qua pensano che siano gli iniettori, però non si capisce, non si può sapere qual è esatto. Si potrebbe cambiare solo uno e cambiarlo di vari cilindri per capire qual è, o metterli tutti nuovi e partire da zero. Punto di domanda. Il problema è che magari li metti tutti nuovi, punto zero, e poi magari te lo fa ancora e poi c'è lo stesso il problema. Quindi piuttosto ne compro uno, faccio la prova e poi piuttosto ne prendo solo 3 nuovi, cioè secondo me, nel senso, E alla fine le hai messi tutti e 4 nuovi uguali. sì, però sai che è quello il problema. Ah, ok. Nel senso, ne compro uno, vedo se è quello il problema, sì, ho risolto il problema, allora a quel punto li cambio tutti, almeno sono tranquillo. Però magari li cambi tutti e poi fa lo stesso problema, sono 1000 euro, se ne cambi uno sono 200. Quello sì. Forse è l'unica. Beh, ci meditiamo un attimo sopra e capiamo cosa fare. Niente ragazzi, aggiornamenti, siamo entrati in autostrada, direzione Milano. Perché abbiamo preso questa decisione? Perché vabbè, a parte che abbiamo degli impegni di là, e visto che non sappiamo ancora come sbollentare sta cosa, siamo andati avanti finora, cerchiamo di toglierci un po' di lavori, un po' di cose urgenti, e poi pensare quando ci sarà il periodo di stop lavoro, nel senso che tutti userete i camper e nessuno vuol fare niente, dedicheremo lì, o ci facciamo le ferie o dedichiamo tempo a casa su 4 ruote, e quindi lì capiremo come evolverci. Quindi abbiamo un attimo fatto un punto della situazione, abbiamo deciso questo. Ora direzione Milano, e nel mentre Jessica mi ha fatto comprare un apparecchio per l'emicrania già ieri, l'altro ieri, quando è un elettrostimolatore che va messo qua davanti in fronte e va tenuto mezz'ora tutti i giorni o un'ora se c'hai l'attacco. Proviamo, vediamo se anche questa, anche questa. non so più cosa fare, vediamo come si evolve.
Arrivati in zona Milano, veniamo al Tecnomat di Cerro Maggiore, così ritiriamo la posta che ci aspetta. No, siamo venuti a prendere due cosine che mi mancano per fare dei lavoretti, così almeno mi porto avanti e ce l'ho. Andiamo un attimo io e Jessica e poi ci muoviamo di conseguenza. Spesa fatta, mangiamo un grissino e ora Jessica ha trovato un car wash per Bernice, così la laviamo perché è abbastanza sporca. E buona, iniziamo a fare questo. È qua a 5 km. Buono, abbiamo trovato il lavaggio di Bernice. Mi sto cambiando i vestiti, mi metto la roba da lavoro che poi è da lavare, così almeno non faccio puzzare la roba pulita. Niente, mi cambio, non mando abbasso la telecamera perché non è un bel vedere. Ma sei appunto cosa? Ma guardati, va anziché le scatole a me. Bernice, dobbiamo andare a fare una bella cosetta, sai? Andiamo a fare il lavaggio. Sì. Bernice, il camper lì si è appena scesa. Devi fare questo pezzettino, bisogna arrivare là dalle siepi praticamente, dal cartello giallo, vedete il cartello giallo, vediamo? Dai! Piano piano, oh. 2 years later. Ah, è partita, andiamo. Arrivati, toilettatura a cani. Dai, andiamo, vieni. Mettere il balsamo, Bernice? Mettiamo il balsamino. Per chi ci conosce sa che stiamo andando, guardando la strada, chi conosce anche la zona, in un posto dove l'anno scorso ci siamo stati un bel po' di giorni. Era comodo, tranquillo. Ora stasera ci facciamo giusto la notte, forse, e domani mattina ci dobbiamo già muovere per impegno, quindi è una toccata e fuga. Quest'anno ci stiamo poco qua. Chi si ricorda Rescaldina l'anno scorso? Ah, perfetto. Ah no, ok, sì. Si entra di qua e via. E visto che ci ricordavamo bene, qua a Rescaldina c'era il benzinaio che aveva i prezzi un po' più bassi, Hyperstar Oil. Infatti stiamo rifornendo a 1,649. Non è tanta la differenza, ma visto che noi viaggiamo e facciamo chilometri, risparmiare quelle 20 euro, no, 20 euro su un pieno no, quel qualcosina sul pieno. Anche un euro, un caffè, oh, sul Ligure, bellini. Ah, ci siamo rimossi da Rescaldina e siamo venuti in un parcheggio che c'è una pista di skate per Cree e qua c'è il camperozzo, perché domani mattina qua vicino c'ho un appuntamento con un signore, quindi ho deciso di venire fin qua, così mi sono già attraversato tutto Milano di sera e non trovo poi traffico domani mattina, ecco, per quello. Ora magari il Cree, se vuole, va un'oretta finché c'è giù luce col motopicco e noi ci facciamo un po' di relax magari. Andiamo a fare palestra, che relax. Palestra dove? Lì dietro. Mamma, no. Sì. No. Mi lascio questo. Vado a fare la doccia. Allora, il Christian è andato sullo skatepark. E là. Io mi sono fatto una doccetta fresca, ci si sta muovendo anche un po' d'arietta. Insomma, Jessica sta preparando un'insalatina, giusto? L'insalatina che ci ha dato Isabella. Che c'ha un profumo bella fresca. Speriamo che... Poi c'è il citriolo. Perché c'è il citriolo, è vero, guardalo. E anche qua. Belli. Le bitoline. Bisogna poi farla cuocere, non so, per non farla buttare via. Cioè che poi diventa brutto. Stasera faccio la capretta. Rumino l'erba. Bravo, ti fa bene. Però c'è anche il nonno Nanni, che per stranamente è buono. Perché ultimamente con gli stracchini sapete che non abbiamo più avuto belle esperienze. Ora vedrete Angelo ruminare l'erba. Mangio io se vuoi. Pippo, guarda cosa c'ho. Pippo, te? Guarda. Guarda. To. Che mondo. To, guarda. Sbucca con la testina. Guarda cosa c'è qua. Vieni.
Vieni, Sa che gli stai facendo una cosa. sì. Vieni, dai. No, Oh, è per il venuto. formaggio sì. Sì, però quello è un formaggio molle, non li fa Sì, bene. solo un pezzettino. Buono? Visto che buono, amore? Ruffiano. Basta. No, capisci più niente. Sei venuto perché c'è il formaggio, Monello. Buongiorno mondo! Ieri sera poi abbiamo fatto cena, avete visto brucarmi l'erba. Poi siamo andati a Nanna, praticamente siamo stati un po' lì, abbiamo risposto un po' di commenti, fatto un po' di cose che c'è da fare. Ora ci siamo risvegliati, ci siamo messi in movimento. Andiamo a fare il sopralluogo e dopo questo sopralluogo dobbiamo tirare la conclusione di cosa fare, perché l'appuntamento era più avanti, siamo riusciti ad anticipare, però probabilmente non c'è il cliente che va via ora 3-4 giorni, quindi devo vedere bene, quindi rimanete connessi perché magari facciamo qualcosa di strano, non lo so, vediamo cosa come quando, lo scoprirete tra qualche minuto, dai. Stanotte ha fatto anche un po' di pioggia, terra come sempre. Il tempo è del piffero, bruttissimo, però tanto al tempo non si comanda e niente. Speriamo che si apra un po' sto cielo perché tutti i giorni grigio, sabbia, boh, vabbè. Ok ragazzuoli, sopralluogo fatto, siccome noi ci dobbiamo spostare di altri 100 km che andiamo a trovare i nostri amici Claudio e Roberta. Cioè non è che andiamo a trovarlo, sì, andiamo a trovar loro, ma dobbiamo fare degli upgrade e altra gente che ho organizzato che ci vediamo lì, quindi il signore gli ho chiesto, visto che per fortuna è in pensione, se per lui non è un problema raggiungermi lì così non faccio avanti e indietro, perché oggi è venerdì, lui va via il fine settimana col camper, io dovrei andare là, tornare indietro, dovrei fare tanti avanti e indietro. Gli ho chiesto se non era un problema e mi ha detto figurati Angelo, vai tranquillo, quindi ordino tutto, arriva il materiale, quando mi arriva dico vieni, lui parte, viene, sono 100 km esatti da dove siamo ora a Salsomaggiore Terme e intanto in questi giorni magari faccio dell'altro, ne approfitto. Abbiamo preso il caffettino, 100 km e andiamo solo dai nostri amici. Siamo usciti a Salsomaggiore, ma non devi entrare mo, devi aspettare da qua. È entrata e ci siamo rifermati dove l'altra volta avevamo preso già le ciliegine buone e volevo vedere Jessica se c'erano per riprenderle. Vediamo cosa trova. Ciliegine prese. Sì, così anche Pippo Ce l'ha. è contento. No, sono mie queste. Lavagliene un pochino e No. dagliele a Pippo. No, che c'è l'ossicino, ci dobbiamo essere noi presenti. Dopo questo guarda che bello questo passaggio, questa strada alberata, siamo arrivati. C'è un campeggio oramai qua dentro, Sì, veramente. c'è di tutto. Vediamo se sono qua o sono nella loro casetta, mi sa che sono Qua il camper è qua, chiuso. e noi ci mettiamo vicino a loro. Vabbè, oramai lo conoscete anche qua il posto, dai. Devi andare a vedere gli alberi che non vorrei sradicare. Vado a Questo- vedere. Mazza. Ah, c'è la pala eolica. È vero! Questo mi ha fregato! Abbiamo lasciato il camperozzo, ora andiamo da casa di Claudio e Roberta perché ci avevano detto che oggi gli arrivavano i mobili e quindi sicuramente sono là che li stanno montando tutto, erano super contenti e a sorpresa gli arriviamo a casa direttamente. Così già che erano contenti li facciamo ancora più contenti. Ancora più contenti che ci vedono. Questa è la strada che facciamo e c'è più o meno 1 chilometro a piedi dal camper alla casa di Claudio e Roberta. Sorpresa non riuscita questa volta perché ci ha chiamato Roberta che è lì nella casa dicendo ecco volevate farci la sorpresa, non ci siete riusciti. Stavolta non siamo riusciti. No. Perché Claudio è passato, che stava passando da lì, è passato davanti diciamo all'area camper, ha visto il camper che non è irriconoscibile e quindi l'ha chiamata subito e ci hanno sgamato. E vabbè dai, è una sorpresa lo stesso. Siamo quasi arrivati, stiamo costeggiando le terme. Le terme che le stanno ristrutturando. Che le stanno ristrutturando e quindi se le riapriranno verremo a fare le terme qua. Sì. E lì c'è la casa di Claudio e Roberta.
Allora, nell'attesa di aspettare il Claudio che tornasse, visto che si è fatto gli spaghetti al salmone col fratello, noi siamo scesi giù e in un vicoletto qua dietro la casa c'è un barretto che fa anche tavola calda. Abbiamo già finito quasi. Il Cristian ha preso la cotoletta con i pomodori, la mia era una cotoletta con le verdure. E noi abbiamo spazzolato tutto. Le verdure col vitello tonnato e abbiamo già spazzolato. Quindi buon appetito anche se ormai abbiamo finito. Cosa fai? Prende il sole, vedi che c'ha gli occhiali. Cosa faccio? Monta lampadario. Del Claudio e della Roberta. La Roberta. L'ultimo. Quello della cucina. Puoi vedere che bella la cucina. Che bella cucina, eh? Adesso vi faccio mettere poi i mobili così. Di solito quando uno ostica il tempo, per l'aperitivo, ma secondo me Fai un lavoro. Giusto, deve fare qualcosa. se fai fatica ci posso Oh, No. Cristian, noi rilasciamo. Noi guardiamo, noi siamo pensionate e guardiamo, no? Lampadario montato. Prova luce. Buah! Se lo cazzolaio non è che può attaccare un lampadario. No, bello. Carino. C'è uno straccetto per togliere le manate dell'acciaio. Ce l'hai un pannetto? Sì, sì. Facciamo beautiful, da qua metà la telecamera registra tutto. Diciamo che così e rasi un po' la luce. Non beautiful. Come si chiama? Grande Sì, fratello. perché se non l'hai bagnato ci fa quelle strisciate. Bene, E anche questo è fatto, dai. Vedi che piano piano prende forma. Anche golf. È un GT, eh? Anche di qui, guarda, dalla palla questa verso di me, l'altra, c'è una manata. La vedi? Lì, ok. sconto quello, Direi adesso a vede un po' le segni. Lì. Beh, però non ci vai mai a mettere le mani alla fine. Ora perché è stato montato, cioè Sì, al massimo ci togli un po' di Siamo polvere. sicuri che non mi casca No. qualche palla in testa? Prendi lo Swift e ce lo passi così. Ah sì. Bello, dai. Mettiamo un po' l'acciaio delle manine, sì, va bene. Sì, fa quello d'acciaio, dovrebbe essere più satinato forse. No, perché però- quello è un lucido, no, beh, è lucido No, uguale. ci sta bene, dai. Andiamo a prendere la tira LED per lì, facciamo la cappa. Sì, Così. finito. Montato il lampadario, stavamo cimentando a montare il pezzo finale di d'acciaio della cappa, però ci manca la punta da muro per forare le mattonelle che è dura. Quindi ora andiamo a prendere il LED e dei cavi per finire tutto il lavoro qua dell'illuminazione e poi prendiamo una punta per bucare lì. Siamo andati a fare le compre. Luce per il sottopensile, canalina e lì c'è tutto il resto, miscelattore e cose varie. Ora noi andiamo a posarli con monopattini perché siamo stanchi e fa caldo. Ci vediamo dopo. È arrivata l'ora della cena, abbiamo fatto le commissioni che c'erano da fare. Mangiamo qui fuori stasera. Mangiamo. Abbiamo fatto già un po' di aperitivo e poi ha fatto i plin Jessica con ragù di salsiccia che però è comprato per questa volta. Glielo concediamo. Poltrona Frau. E via. Guarda lì che roba, la sedia del Christian. Mancava uno all'appello, ci va il più giovane. Buon appetito a tutti. Intanto vi faccio salutare anche Roberta e Claudio che non ve li abbiamo fatti ancora salutare. Giunta la notte ragazzuoli. Si è rinfrescata l'aria per fortuna perché oggi c'era un'affa tremenda che non si respirava. Io non patisco il caldo. Stasera sta di incanto. Finestre aperte, aria condizionata spenta, così si dorme senza rumori, batterie quasi piene. Siamo in tabella di marcia, Sì, sì. 81% di batterie, c'è da spegnere la luce fuori, sennò poi si scarica la batteria. Certo. Ok. Posto. Buonanotte a tutti, siamo ok, diamo la buonanotte? Buonanotte a tutti. Buonanotte, ci vediamo domani che andiamo a finire di montare tutte le cose che mancano in casa di Claudio e Roberta, e la signorina Roberta. Buonanotte.